Che sorpresa, vero? Usiamo le ultime tecnologie dell'intelligenza artificiale per presentare al meglio il gioco. In questo nuovo video, che spero sia di vostro gradimento. Se volete, sostenete questi tutorial con un pollice verso l'alto. Oppure iscrivetevi al mio canale. Lo apprezzerò molto. In qualità di vostro consigliere della flotta, sono qui per non lasciarvi solo e guidarvi verso le stelle. Inizieremo dalle basi dell'interfaccia di gioco. Ma prima di tutto, presentiamo la nostra razza. Mi posizionerò qui, in modo tale che potrete vedere l'interfaccia e magari leggerla insieme a me. Gli umani sono una specie contraddittoria, brutale in guerra, ma accogliente nell'amicizia. La scelta della strada da seguire può dipendere dai loro leader e dai pericoli, o dalle opportunità che incontreranno durante la loro espansione tra le stelle. Molte specie sono schiave della loro natura, ma gli umani sono notoriamente difficili da prevedere. Pur non essendo la più orientata alla ricerca tra le razze galattiche, gli umani sono naturalmente curiosi e creativi, il che può dare loro un leggero vantaggio nelle ricerche scientifiche. Sono anche abili mercanti e commercianti, ma i loro veri punti di forza sono la diplomazia, lo spionaggio e, in caso di fallimento di altre opzioni, la guerra. Gli umani sono desiderosi di condividere la loro cultura e di imparare i modi delle altre specie, per cui sono ansiosi di cercare nuovi partner per il commercio e lo scambio culturale. Amano anche l'espansione e l'insediamento in nuovi mondi. Li ispira a spingersi ancora di più verso l'ignoto. Forse più di ogni altra cosa. È questo che li rende pericolosi, perché una volta che gli umani hanno assaggiato il successo, non potranno che desiderarne di più. Quando la guerra diventa inevitabile o semplicemente auspicabile, godono dei vantaggi delle loro navi massicce e di leader esperti da cui dipendono per tracciare la strada verso la vittoria. Cercano anche la forza del numero e sono sempre desiderosi di cercare partner per i trattati difensivi. Gli umani possono non avere i punti di forza tipici di alcune specie spaziali, ma la loro capacità di imparare, adattarsi, commerciare e negoziare li rende degni alleati e pericolosi nemici. Non devono essere sottovalutati. Ti invito a visualizzare le nostre personalità. Come vedi qui a destra, siamo leggermente più aggressivi di altre razze, ma anche cauti e amiamo l'avventura. L'ideale per noi è colonizzare pianeti continentali o pieni di foreste e praterie. Abbiamo, come vedi, diversi bonus, oltre che caratteristiche speciali che magari ti rammenterò più avanti. Non preoccuparti. Per quanto concerne la ricerca e gli aspetti militari, lascio la parola agli altri assistenti che ti supporteranno nella partita. Comandante, sono Sonia, la vostra esploratrice scientifica. Piacere di conoscerla. Il mio compito è quello di consigliarla nelle attività di ricerca scientifica ed esplorazione. Non vedo l'ora di condividere con lei le mie conoscenze tecnico-scientifiche. Questa in fotografia è la prima nave di esplorazione che stiamo costruendo nel nostro sistema natale. Essa ci permetterà di esplorare i sistemi più vicini a noi e di trovare nuove risorse o nuove civiltà o tecnologie. Comandante, sono il vostro ammiraglio, al vostro servizio come consigliere tattico militare. Spero che la mia esperienza la possa agevolare. C'è molto da esplorare là fuori e dobbiamo essere pronti a qualsiasi minaccia. So che sei ansioso di partire, ma vediamo prima velocemente gli aspetti del governo. Mi compiaccio che hai scelto i governi più adatti alla nostra razza. Democrazia e repubblica sono i governi preferiti, ma sta a te scegliere quello che più ti aggrada. I governi democratici traggono il loro potere dalle persone che vivono sotto di loro. Si tengono elezioni competitive per selezionare i rappresentanti che governano per un periodo determinato. La maggiore libertà di questo governo favorisce le attività turistiche e commerciali.
Confronta con attenzione i vari governi per i vantaggi e svantaggi in base alla tua scelta. Le repubbliche sono governi guidati da un capo di Stato, che di solito viene eletto. Il presidente resta in carica per un determinato periodo, al termine del quale ne viene eletto un nuovo. Questo governo fornisce un boost commerciale migliore. Scegli con saggezza. Sei il comandante Cor Marteni, benvenuto. Il popolo repubblicano ti ha appena eletto. Il nostro sistema natale si chiama Durvalla 6, Sonia. Le darà delle informazioni più specifiche sul nostro sistema a breve. Sappiamo che lei è decisamente preparato nello sviluppo del turismo. Ciò probabilmente gioverà alle casse della nostra Repubblica. Mi compiaccio. Eccomi al suo servizio. Può ruotare la rotella del mouse avanti o indietro per zoomare o visualizzare meglio la galassia. Il gioco è in pausa e può avviare, rallentare o aumentare la sua velocità nel pannello in alto a destra. Asalovefi è la nostra luna più vicina. È una luna rocciosa metallica, come può vedere. In basso trova tutti i pianeti del sistema Durvalla, che siamo riusciti ad osservare con i nostri telescopi. Al centro abbiamo una stella di sequenza principale. Sulla sinistra Durvalla, 8, un pianeta molto grande osservabile dal nostro pianeta natale. Mentre di fronte, vicino a noi, abbiamo un pianeta vulcanico solforoso. Siamo riusciti a trovare 17 tra pianeti e lune nel sistema. Zoomando verso l'esterno, le fa capire come siamo posizionati rispetto agli altri sistemi vicini e al centro della galassia. Le distanze sono immense, vero? Purtroppo i nostri telescopi non riescono ancora a scrutare i sistemi esterni, ma ricercando le tecnologie giuste. Sono sicura che li scopriremo, è solo questione di tempo. È un bene che il gioco sia in pausa. È la prima cosa da fare. Mio comandante, dobbiamo decidere cosa automatizzare e cosa gestire manualmente. Per farlo accedi alle impostazioni politiche. La schermata Impostazioni politiche consente di controllare quali parti del vostro impero sono automatizzate, quali aree volete che vi guidino i consulenti e quali aree volete controllare completamente da soli. È possibile espandere o chiudere ogni sezione facendo clic sulle barre di intestazione. Oltre ai controlli di alto livello sull'automazione, ogni area presenta anche molte altre impostazioni che consentono di regolare le cose in modo più dettagliato. Passare il mouse su ogni impostazione per ottenere una spiegazione. La sezione superiore Consiglieri e Automazione riassume tutte le impostazioni di automazione dell'impero, fornendo un'unica posizione centralizzata per modificare le aree automatizzate, controllate dai consulenti o controllate manualmente. È anche possibile selezionare una delle configurazioni preimpostate dall'elenco a discesa in alto.